E come da titolo, oggi chiacchieriamo dei pro e dei contro di una nuova storia d'amore. Sì, pensiamo spesso che siano solo pro e invece qualche piccolo contro potrebbe anche esserci. Bene, partiamo comunque dai pro perché siamo gioiosi. Beh, l'euforia dell'inizio, che dire, quella sensazione di universo, di orizzonte, di porte che si spalancano, quella voglia di connessione e quel frizzino che sentiamo dentro. Beh, quello è il pro numero uno dell'inizio di una storia d'amore. È quello che poi ci ricorderemo nel tempo, quell'eccitazione mista alla voglia di scoprire e di farci scoprire. Appunto, la scoperta. Sì, ogni relazione nuova è un'occasione sia per scoprire l'altra persona, quindi un mondo, un universo differente dal nostro, quello che ci racconta il mondo visto proprio con gli occhi di un'altra persona, ma è anche un'occasione per scoprire noi stessi, perché con ogni persona con cui ci mettiamo in relazione c'è un pezzettino di noi che viene fuori e magari viene fuori un attimino di più proprio perché siamo agli inizi, quindi con quello splendido entusiasmo. La paura. Sì, la paura è quello che ci blocca un pochino sempre, che non ci permette di lanciarci, di fare quei balzi in avanti anche con noi stessi. Bene, in una nuova relazione la paura più forte è solitamente la paura dell'ignoto, ma perché tecnicamente l'altra persona è un ignoto per noi e noi siamo un ignoto per noi stessi nel rapportarci con lui o con lei. Il consiglio che vi do è, a prescindere, lanciatevi, perché la paura, ok, è una cosa sana, lo era forse quando vivevamo nelle caverne, ma a oggi la paura ci blocca tanto. Quindi se abbiamo voglia di una nuova storia, bene, tappiamoci il naso e tuffiamoci. La vulnerabilità. Una nuova storia d'amore ci rende vulnerabili. Abbiamo il timore di essere feriti e in parte potremmo esserlo, quindi è un timore concreto. Ci rendiamo vulnerabili nei confronti di un'altra persona, tra l'altro di una persona che non conosciamo, di cui non ci fidiamo e che è veramente un pochino un salto nell'ignoto come tutte le cose iniziali, perché ricordiamoci, anche se incominciamo una relazione con una persona che conosciamo da tanto tempo e può succedere un carissimo amico, qualcuno che fa parte della nostra cerchia, bene, è comunque a prescindere una cosa nuova. E il rapporto che avremo con lui, con lei sarà nuovo. Ci renderà vulnerabili al di fuori di quell'area comfort che era il rapporto che avevamo con questa persona precedentemente. Quindi sì, una nuova storia ci rende vulnerabili. Tra i pro e i contro c'è l'equilibrio fra la nostra autonomia e questa nuova connessione che incominciamo a creare con l'altra persona. Può essere un pro o un contro e sia l'autonomia nostra che la connessione che abbiamo voglia di creare potremmo rientrare, come vi dicevo, nei pro e nei contro. Sta a noi mediare. Chiaramente in una nuova storia dovrebbe essere un pochino di più la voglia di connessione, perché è quella che ci spinge proprio a intraprendere un nuovo percorso. Se siamo delle persone sane ed equilibrate, e me lo auguro per me, per voi e per tutti, ecco l'equilibrio fra la nostra autonomia e la voglia di dedicare del tempo e il giusto di dedicare del tempo a questa persona che si è affacciata alla nostra vita. Tra le gioie, beh, la gioia della crescita insieme, e anche impegno, ma io l'impegno non lo metto mai nei contro, lo metto anche quello nei pro. Una nuova persona è un nuovo mondo, è un nuovo stimolo, quindi godiamoci questo inizio di percorso e non spaventiamoci, ci sta tutto quello che stiamo provando. Pro o contro la differenza di opinioni? Beh, questo sta a voi perché il conflitto con una nuova persona può succedere perché partiamo magari in quarta, ci sembra tutto bello e poi alle prime discrepanze
ci viene il tristone, il magone. No, cioè ci sta, non possiamo pensare di avere una persona completamente coincidente, anche perché questo non ci farebbe crescere, non ci porterebbe nuovi orizzonti, ma ci porterebbe il nostro stesso orizzonte già conosciuto, quindi, tra virgolette, che senso avrebbe? Per cui il conflitto può essere un pro o un contro, assolutamente a seconda di come noi lo gestiamo e come lo viviamo. Impariamo, e questo è un consiglio per me, per voi e per tutti, sempre a gestire il conflitto come un pro, quindi non come conflitto, ma come confronto. Sarà una delle cose più belle di questa nuova relazione, un confronto con un mondo delle idee e un modo differente. Quindi, tirando le somme, a mio avviso, una storia nuova non vi dico che avrà soltanto pro, ma 97, 98, 99% di pro. È proprio il bello dell'inizio di una storia. La storia continuerà? Non è un problema, non facciamocela proprio adesso questa domanda. Viviamo il percorso, non pensiamo al punto finale. Il punto finale non è importante, credetemi. Importante è il percorso che facciamo, ma soprattutto il modo in cui lo facciamo. Siamo aperti, siamo disponibili, ascoltiamo e raccontiamoci. Se tutto questo finirà in un naufragio cosmico, okay, ci potrà dispiacere, ma non importa perché quello che abbiamo fra le mani è che noi siamo una persona che affronta cose nuove. Quindi un abbraccio e auguro tantissime cose nuove a tutti voi.